Ciao a tutti e benvenuti su Cantare R&B, mi presento, io sono Alessia ma potete chiamarmi Ale. Questo video parla di Billie Eilish. Allora, ho scoperto Billie Eilish, vabbè, perché YouTube me la propone, Google te la propone sempre, perché ha un grande successo adesso, ma anche e soprattutto dai miei follower che mi chiedono: Ale, per favore insegnaci a cantare come Billie Eilish, come Billie Eilish, come Billie Eilish. Io non sapevo bene chi fosse, quindi sono andata a vedere e veramente sono rimasta di stucco. Perché? Perché è una cantante dalla voce molto particolare, dai testi molto realistici, fa un tipo di musica che è un po' indie rock, dipende perché varia da canzone a canzone, però soprattutto ha questa voce molto particolare che adesso vi spiegherò. Non mi mettete qua sotto nei commenti come al solito: è impossibile cantare come Billie Eilish, è impossibile cantare come Freddie Mercury, è impossibile cantare come... Cioè, si tratta di prendere le loro tecniche o stili e farli un po' nostri. Poi la voce è la nostra, ma questo è ovvio. Fatemi sapere che cosa vi piacerebbe vedere ancora, cioè qual è il prossimo video che vorreste vedere. Perché mi è piaciuta subito Billie Eilish? Perché ho avuto la fortuna di ascoltare come prime due canzoni le due canzoni che mi piacciono di più in assoluto. E perché mi piacciono in assoluto? Perché entrambe partono con dei cori stratosferici. Questa è la mia registrazione di When the Party is Over che ho fatto di proposito per questo video e ve lo dico subito, l'ho prodotta io. Cioè, ho fatto tutto io, perciò potrebbe fare abbastanza schifetto come suono, però è giusto per farvi sentire che ho studiato, ragazzi. Don't you know I'm not good for you? I try to lose you, can't afford to. Tore my shirt to stop you bleeding, but nothing ever stops you leaving. Quiet when I'm going home, I'm on my own. Like it like that, like it like that, like it like that. Like it like that, like it like that, like it like that. Allora, dicevamo appunto, When the Party is Over è stata la mia prima canzone che ho sentito e oltretutto ho sentito il live. Vi linko qua sotto dove suona con suo fratello, lui suona il piano e le fa i cori, lei canta. Ora, la prima cosa che mi salta in mente, scusate, la prima cosa che mi salta in mente di dirvi è: Billie Eilish canta sempre sottovoce o un po' meno di sottovoce, il volume della sua voce è sempre molto basso, non alza mai il volume nella voce di petto, che rende un po' simile a una voce di falsetto. Cosa intendo? È una voce molto ariosa dove non mette troppo volume e non mette troppa spinta, ok? Non c'è molto edge, non c'è molta superficie su questa voce di petto. Don't you know I'm not... Spero che si senta perché devo cantare piano per dare l'effetto che dà lei. Comunque ve lo metto anche nella registrazione che ho fatto. Quindi questo è il primissimo e soprattutto secondo me fondamentale punto per cantare come lei o avere un'impressione di voce come la sua, è appunto non alzare mai troppo il volume nella voce di petto e anche nel resto. Infatti io mi domando, i fonici che le stanno dietro sul palco secondo me impazziscono, perché comunque lei ha anche pezzi con cassa che pompa, tipo Bad Guy, che è la seconda canzone che ho sentito, mi ha fatto impazzire. Non vorrei essere il suo fonico perché lei comunque canta sempre
sempre con questo volume qua. Quindi number one, cantate piano e con molta aria. Numero 2 da aggiungere a cantare piano in modo arioso è il vocal fry. Don't you know I'm not good for you? Ha sempre questo suono un po' così. Sapete che cos'è il vocal fry? È il movimento più lento che le nostre corde vocali possono fare ed è una cosa che potrebbe a primo acchito sembrare pericolosa, invece non lo è per niente, perché in quel momento le nostre corde vocali si stanno massaggiando e è un bellissimo esercizio da fare anche quando siete stanchi. Ovviamente il vocal fry è più facile da ottenere nelle note basse e infatti di solito lei ce lo ha lì praticamente, no? Comunque abbiamo detto cantare piano, metterci molta aria e vocal fry. Adesso passiamo alla quarta, sì, 4, che è il suo vibrato. Molto particolare perché non viene quasi mai da solo, ma viene spesso con degli slides che sono questi. Prende le note con questo slide for you e alla fine ci ficca dentro il vibrato che è leggermente di gola, non è ok, non è un vibrato in faccia, è proprio un leggero vibrato che arriva dopo questi slides. Quindi questo era il quarto punto. Ecco, questo è quello che mi fa venire in mente Marilyn Monroe. Il quinto punto io direi che è il cry che ha nella voce e che è quello che dà questa sensazione di voce vulnerabile. Per farvi un esempio, ok, per esempio qua, no, vediamo. Quiet when I'm coming home, dice, ok? Appunto sempre molto flebile, un po' più connesse sono le corde vocali, quindi non è più quiet when I'm coming home, quiet when I'm coming home, I'm on my own, I'm on my own. Ok? Il cry è appunto questo suona un po' così che si chiama cry perché ricorda le persone che piangono. Infatti cry vuol dire piangere in inglese, se non ve l'avevo magari detto prima. Quindi questo era il quinto punto, che è il cry. Then il prossimo punto, il sesto punto, è la parte alta e un po' più spinta del registro di petto e del falsetto. Quando non canta con tanta aria ha questa voce quasi bambinesca, ok? Sottile ma molto tagliente. This for vendetta. Sentite com'è? Quindi è questa voce quasi un po' metallica, a me sembra, ok? Qua alza un po' la laringe, ok, per avere questo effetto. This for vendetta. Io naturalmente, se dovessi cantare questa frase senza alzare la laringe con la mia voce, this for vendetta, ok, risultato completamente diverso. This for vendetta. State sempre attenti alla laringe, non sforzatela troppo, poverina. Era il sesto punto, ormai mi sono persa. Il settimo punto è il cambio delle vocali e delle parole in generale, che è una cosa che troviamo in diversi cantanti indie e non solo. Vabbè, indie. Mi viene per esempio in mente Sia, che canta con tutte le vocali combinate. Siccome noi siamo italiani, magari non abbiamo proprio l'orecchio sempre per sentire e percepire questi cambiamenti, ma lei, Sia parlo, e anche Billie cambiano le vocali, cambiano il suono delle parole per avere un timbro più personale, ok? Quindi appunto su V for Vendetta mi leggo le parole un attimo, che anche questa mi piace moltissimo canzone. Infatti le mie preferite sono prima When the Party is Over, seconda Bad Guy, mi fa impazzire, e terza, questa devo dire che mi sta prendendo, poi dovrei ascoltare un po' di più per dire ancora meglio. Allora, dicevamo, eccola qua. My V is for Vendetta, thought that I'd feel better, but now I've got a bellyache. But now I got a bellyache. Side note, se ascoltate i live sentirete la differenza tra come si dovrebbe dire e come lo dice lei ascoltando il fratello, perché il fratello evidentemente non è abituato a fare questa cosa e canta con le parole
quasi diciamo giuste, cerca un po' di andare dietro a lei, però comunque le canta giuste, perciò anche proprio in questo pezzo ascoltate il fratello, così si dovrebbe dire, e lei invece dice: My V is for vendetta, thought that I'd feel better, but now I got a bellyache. Ok? Quindi dice My V is for vendetta, my V is for vendetta. Vendetta, vendetta, quasi dice vendetta, ok? My V is for vendetta. Dice proprio ok? Soprattutto nel live, nel disco un po' meno. Feel better, feel better, feel better, but now I got a bellyache. Che anche questa è una cosa che la distingue, perché quando ha le parole che finiscono con k, la fa proprio risuonare li suona in bocca, ok? Ovviamente per fare un'analisi vocale molto precisa ci vorrebbe molto più tempo, ci sono tante cose che sento che fa, per esempio, cioè le parole sembrano iniziare molto spesso, se non sempre, con un H, ok? Che è quello che l'aiuta ad avere poi il suono aspirato, anche dove non c'è l'H, intendo dire. Parliamo di come fa i cori. Allora, i cori, siccome appunto lei utilizza questa voce molto aspirata, sono magici, mette moltissime voci, ok? Dipende ovviamente dalla canzone, ma c'è la prima voce, la terza, la quinta, oppure la settima, la nona, cioè ne mette veramente tante, ok? Va anche sotto nei bassi e crea questi cori, mamma mia, sono veramente da brividi. E poi c'è anche un bel lavoro di post produzione, perché l'ho fatto ascoltare a mio marito, che avete visto, Dino, che è quello che ha prodotto la mia canzone, che vi metto qua sopra se vi interessa sentirla, visto che comunque anche io ci ho messo un bel po' di cori, e lui mi ha detto: cazzarola, cioè queste voci qua sono fatte proprio, cioè, da impazzire, sono bellissime, sono stati veramente tanto attenti, e probabilmente anche un volere suo di lei, perché si sente che c'è un sacco di lavoro dietro ai cori. E quindi questo è uno dei fattori che a me mi butta via proprio, cioè mi fa impazzire. Io quando sento cori, specialmente quando sono cori così, ok, l'artista mi ha comprato e io vado proprio ad ascoltarmelo, infatti anche su Bad Guy. Fatemi prendere il testo. Bad Guy. Bad Guy. Anche l'inizio, per esempio, di Bad Guy. Cioè, spesse volte lei canta proprio con questa bocca chiusa, ok? Ok, Bad Guy, questa è la tonalità. Sentiamo, vediamo il testo. Mi avvicino un po' così sentite meglio, perché così si sente sul microfono che è là sopra. Dice: White shirt, not red, my love, sleeping. Oh, li metti tutti insieme? Figata! È anche una canzone con una cassa così. Mi ricorda un po' sia dei primi tempi, mi ricorda un po' anche Lana Del Rey, anche se Lana Del Rey è meno dotata vocalmente, secondo me, di Billie Eilish. È un po' più fuffa. La ricorda. Don't make me sad, don't make me cry, sometimes life is not enough. Cioè, alcuni elementi sono simili, no? Però secondo me Billie Eilish è proprio più dotata vocalmente. Ecco, la differenza secondo me fondamentale che c'è tra le due è l'agilità vocale che ha Billie e che non ha tanto Lana Del Rey. Quiet when I'm coming home, I'm on my own. Cioè, se lo ascoltate veramente bene, Quiet when I'm coming home, I'm on my own, stacca perfino le parole. È brava la ragazza. L'unica cosa che mi domando sarà la sua longevità artistica, perché il fatto comunque di non tirare mai fuori davvero la voce è limitante, no? Cioè di certo ti limita nei generi musicali, ti limita nell'espressione,
e forse, non lo so, a un certo punto se potrebbe diventare un po' stucchevole, un po' noioso. Comunque è un grande personaggio lei, ho visto anche delle interviste sue, è una ragazza che ha la sindrome di Tourette e che l'ha fatto sapere, non so se sapete cos'è la sindrome di Tourette, magari andate a vedere, è una sindrome che praticamente non hai filtri, ok? Una cosa ti passa per la testa e la dici, ma fanno anche tanti movimenti inconsulti proprio, non riescono a controllarsi perché non c'è questo filtro, spiegato così, magari guardatevelo bene su qualche documentario approfonditamente. Comunque lei ce l'ha e l'ha fatto sapere, e questo ha avvicinato tantissime persone, perché comunque ce ne sono diverse che hanno questo problema, e hanno avvicinato molti fans a lei, perché ovviamente se lei ce l'ha, è una cantante mondiale, questo dà un sacco di speranza, e mi ha veramente fatto piacere il fatto che lei sia stata così onesta da poi farlo sapere, perché ovviamente sono quelle cose molto molto delicate di una persona che magari uno non vorrebbe mai che venissero fuori, e invece secondo me lei è una grande e mi piace molto anche il suo stile. Niente, spero che vi sia piaciuto questo video, che vi abbia fatto piacere, che vi abbia dato qualche indicazione per capire come canta Billie Eilish, almeno per avvicinarvi un po'. Mi raccomando, fate attenzione quando cercate di imitare gli altri, perché da una parte è vero che potete imparare molto, ok? Tutte queste piccole cose che diciamo potranno servirvi nel vostro futuro vocale, da aggiungere qua e là. Se vi piace il mio canale riscrivetevi, no no, non riscrivetevi, che vi disiscrivete se schiacciate di nuovo il bottone, ma per chi non è iscritto iscrivetevi e mettete un bel like, mettete un commento, mettete tutto quello che volete. Io vi ringrazio, vi amo, mua!